Bentrovati. Oggi parliamo di tempo. Tempo binario, ternario, tempo in chiave, misure semplici, composte, troppa roba, troppa roba. Partiamo sempre dai nostri esempi pratici, dalla realtà quotidiana di quando noi ascoltiamo musica. Credo che la maggior parte della gente, quando sente un brano che lo coinvolge particolarmente, possa partire il piede, la mano, per seguire il tempo, scandire il tempo, tenere il tempo, quando uno ovviamente ha un buon orecchio. La suddivisione che vediamo oggi è quella base, semplice, quella divisa in 2 o in 3, binario o ternario. Ne prendiamo uno alla volta e come sempre facciamo degli esempi anche sonori. Tempo binario. Il termine binario ovviamente dà la suddivisione in 2 tempi. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che noi, senza rendercene conto, quando sentiamo un brano suddiviso in tempo binario, sentiamo un accento più forte e uno più debole. Il nostro istinto va a seguire l'accento più forte ed è su quello che noi diamo il peso maggiore, quindi facciamo scandire e scendere o la mano o il piede o l'alluce all'interno della scarpa, a seconda di come lo vogliamo ascoltare. Questa suddivisione in 2 dà una divisione estremamente marcata. È ovvio che il primo esempio che salta all'orecchio e salta alla memoria immediatamente è quello dei tempi militari. La marcia, piuttosto che una scansione anche molto drammatica, anche le marce funebri, non solo le marce militari. Noi adesso proviamo ad ascoltare un frammento di un brano marcatamente binario. Lo ascoltiamo e ci ritroviamo dopo. Ciò che avete sentito era l'inizio della marcia di Radetzky di Johann Strauss, brano straconosciuto, e l'abbiamo sentita nel modo proprio più evidente, dove il pubblico scandisce proprio il tempo binario seguendolo con il battito delle mani. Adesso ascoltiamo un altro esempio, però a questo punto il tempo ternario, divisione in 3. In 3 cosa vuol dire? Ci sono tante cose, tante sfumature, ma per noi l'aspetto ternario è quello che si manifesta con sempre un accento forte, come prima per il tempo binario, ma a seguire ce ne sono 2 deboli, non più uno solo. Quindi sentiremo un accento forte e 2 deboli. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo ritmo questa scansione del tempo è generalmente più evidente nella danza, è più leggero, viene utilizzato di solito nei brani meno seriosi, ci sono sempre le eccezioni ovviamente. Viene spontaneo pensare al valzer, viene spontaneo pensare alla musica da banda, ecco perché il riferimento a zum pa pa. Adesso ascoltiamo un frammento di un brano estremamente evidente di tempo ternario e poi ci ritroviamo dopo. A questo punto abbiamo ascoltato un altro brano strafamoso, La donna immobile, l'inizio, questo frammento iniziale della donna immobile tratto dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, tempo ternario estremamente evidente. La suddivisione che noi abbiamo avvertito era marcata,
il brano numero 1, quindi la marcia di Radetzky, in 2, ovviamente l'aria La donna immobile in 3, 2, 3, 1, 2, 3. Questo cosa ci può dare come informazione in più per gli ascolti? Niente, una riflessione in più. Ogni volta che vi partirà la mano, il piede, quando sentite un brano, provate a riflettere e provate a mettervi alla prova sulla suddivisione. Se riuscite a capire se è in 2, ovviamente ce ne sarà uno forte, uno debole. Se è in 3, uno forte e 2 deboli. Suggerimento finale per chi volesse davvero mettersi alla prova. Ascoltate We Can Work It Out dei Beatles. È una canzone che può riservarvi delle sorprese. Ciao a tutti.